Le aree protette sono nate dall'idea che noi dovessimo proteggere la natura dalle persone. Oggi dobbiamo cambiare prospettiva e pensare che senza le persone nelle aree protette noi non siamo in grado di proteggerle. Cos'è un'area protetta? Che cosa deve servire un'area protetta? Che cosa deve proteggere? Questo è lo spunto di riflessione che si basa su ormai 15 anni di attività su questo settore, partendo come esempio Castelporziano. Castelporziano è una realtà unica perché è uno dei pochi lembi residui di foresta mediterranea, costiera, planiziale, che si è salvato da profonde trasformazioni del territorio con le attività di bonifica, la trasformazione in aree agricole, l'urbanizzazione. E questo si deve al fatto che era una riserva di caccia e poi dopo il conflitto mondiale è diventata anche una delle residenze del Presidente della Repubblica Italiana. Questa cosa Castelporziano la condivide con poche, ma anche se importanti, aree protette del bacino mediterraneo. Io ho lavorato per circa 10 anni in Albania, in un progetto molto bello perché era il supporto della creazione delle reti protette di quel paese in vista di una sua potenziale ingresso nell'Unione Europea. E anche lì le poche aree naturali che si sono salvate dalle operazioni di bonifica, dall'espansione delle aree agricole, dall'urbanizzazione, sono legate al fatto che erano riserve di caccia. Della famiglia reale prima e poi dei notabili del regime comunista, che poi sono diventate parte del sistema delle aree protette, perché a un certo punto queste riserve di caccia, quando è aumentata la consapevolezza dell'importanza della conservazione della natura, sono diventate aree protette. E questo impulso all'espansione delle aree protette è legato al fatto anche che nel 1992 c'è stato un evento molto importante, cioè la ratifica a Rio de Janeiro da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sulla diversità biologica. Cioè si è riconosciuto che la biodiversità è qualcosa di importante per noi e che andava protetta appunto attraverso l'istituzione e l'allargamento delle aree protette. Poi a livello europeo questo si è accompagnato con l'approvazione di due importanti direttive, la direttiva Uccelli che è precedente degli anni 70 e poi la direttiva Habitat che è stata ratificata nel 1992, cioè in corrispondenza lo stesso anno della Convenzione sulla diversità biologica. E quindi i Paesi membri dell'Unione Europea sono stati chiamati a riconoscere delle aree importanti per la conservazione dell'avifauna, per la conservazione di specie botaniche, di specie animali e di ambienti. E questo ha costituito un altro livello di protezione, che prende il nome di Rete Natura 2000, che in gran parte si è sovrapposto a quello preesistente delle aree protette. Parlando di Castelporziano, tutta la tenuta è un'area importante per l'avifauna e al suo interno ci sono anche 2 siti di importanza comunitaria. E questo è stato sicuramente un elemento positivo, un elemento importante perché ha fatto diventare patrimonio della collettività un concetto che è legato alla conservazione della natura e alla conservazione della biodiversità. Però ha fatto emergere anche alcune criticità. Qualche anno fa noi facemmo un convegno in cui analizzammo un rapporto che viene prodotto all'interno della Convenzione della diversità biologica per valutare lo stato dell'arte del raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. E quello che è emerso è che solo 2 indicatori avevano avuto in questi anni un andamento positivo e che erano l'aumento dell'estensione delle aree protette e l'aumento delle informazioni sulla biodiversità, mentre tutti gli altri indicatori, quelli più pertinenti, avevano avuto un andamento negativo. In particolare molte specie avevano visto aumentato il loro rischio di estinzione, molte specie si sono estinte o si stanno per estinguere. E quindi da lì è partita una riflessione su effettivamente le aree protette stanno svolgendo il loro lavoro efficacemente e lì è emerso in maniera eclatante il fatto che solo una parte delle aree protette sono in grado di svolgere effettivamente i compiti istituzionali per i quali sono state create, una parte lo fanno con difficoltà e molte aree protette sono protette soltanto sulla carta.
E questo ovviamente ha un impatto negativo dal punto di vista del decisore politico, perché se poi non c'è, come dire, il raggiungimento di questi obiettivi diventa più difficile investire in questo settore. E allora è emerso un secondo livello di protezione delle aree protette ed è legato a un concetto che è stato definito alla fine degli anni 90 con un famoso articolo pubblicato su una rivista scientifica più importante, Nature, in cui si parlava del valore della natura. Cioè si è cercato di spiegare ai decisori politici che conservare la biodiversità è importante anche perché la biodiversità può fornire dei servizi importanti per noi. La biodiversità poi, diciamo, declinata nei suoi 3 livelli fondamentali, cioè la diversità genetica, la diversità di specie e la diversità di ecosistemi. Tant'è vero che questo concetto prende il nome di servizio ecosistemico, che sostanzialmente possono essere raggruppati in 3 grandi categorie. Servizi di tipo di approvvigionamento, cioè una foresta può produrre, se gestita in maniera sostenibile, legname, può produrre cibo. Dovete considerare che molte popolazioni, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ancora la loro sopravvivenza dipende da quello che loro possono ottenere da un ecosistema come quello forestale. Noi abbiamo un progetto molto importante, molto bello, molto ambizioso e molto difficile in un'isola, Papua Nuova Guinea, dove l'80% della popolazione vive ancora dei prodotti della foresta. E chiaramente sono foreste che sono a forte rischio perché ci sono grandi interessi economici, ma dalla sopravvivenza di queste foreste dipende la sopravvivenza di tribù di cacciatori e raccoglitori che hanno una grandissima diversità culturale, espressa in circa 800 differenti tipi di lingue. Quindi la conservazione della biodiversità e dei servizi di approvvigionamento delle foreste tropicali consente anche la conservazione di un enorme patrimonio di cultura che altrimenti andrebbe perso. Poi ci sono servizi di tipo regolativo, cioè gli ecosistemi in buona salute possono fare dei servizi, ad esempio noi abbiamo un altro progetto molto importante in Mozambico sulle foreste di mangrovie, che sono una foresta costiera della fascia tropicale, che proteggono le aree costiere da eventi climatici estremi come cicloni, come uragani. Ebbene, qualche anno fa la seconda città del Mozambico, Beira, è stata completamente distrutta da un ciclone perché senza difese naturali, perché la foresta di mangrovie era stata tagliata completamente. E quindi c'è un grande interesse adesso per il ripristino ecologico di questo tipo di ecosistemi che possono essere utilizzati come difesa naturale. Poi ci sono servizi legati ad esempio al fatto che le foreste possono assorbire grandi quantità di anidride carbonica e quindi assorbire gas serra, contrastare il cambiamento climatico, oppure regolare i cicli idrogeologici. Recentemente abbiamo fatto uno studio in un'isola molto bella, patrimonio dell'umanità, il Paradiso del Botanico, un'isola dell'Oceano Indiano, Socotra, e la sopravvivenza di quell'isola dipende esclusivamente dal fatto che in cima a quest'isola, nella parte più alta, c'è l'unica foresta rimasta con degli alberi molto particolari, si chiamano gli alberi del sangue di drago, che hanno una chioma particolare, che sono in grado di assorbire continuamente l'umidità portata dall'oceano e rilasciarla lentamente nel suolo per ricaricare la falda, che è molto sottile, e quindi senza quella foresta la vita su quell'isola sarebbe praticamente impossibile. E poi ci sono i servizi di tipo culturale. Ad esempio un ecosistema ben gestito, in buono stato di conservazione, può attirare turisti, l'ecoturismo, oppure ci sono anche dei valori religiosi. In uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa in Etiopia, le poche aree di vegetazione forestale rimaste in quel paese che si sono salvate dall'espansione delle aree agricole dipendono dal fatto che queste foreste erano vicine a delle chiese di religione copta, erano delle foreste sacre e quindi si sono salvate proprio per questo motivo. Questo concetto di servizi ecosistemici è molto importante perché poi questi servizi possono essere traslati anche in termini finanziari e quindi noi possiamo comunicare ai decisori politici, alle istituzioni, che la conservazione della biodiversità è importante perché ha anche un valore economico. Però questo concetto è difficile da comunicare alla pubblica opinione perché è qualcosa che tu non vedi nel tuo portafoglio, te lo posso descrivere ma in fondo non fa parte del tuo vissuto. E quindi è emersa un terzo livello di protezione delle aree protette che è legato al fatto che soprattutto
a un tipo di aree protette che poi è come Castel Porziano, perché Castel Porziano, essendo una residenza del Presidente della Repubblica, ha anche delle limitazioni di accesso. È un'area totalmente recintata, quindi totalmente avulsa rispetto al contesto circostante. E questa cosa Castel Porziano la condivide per esempio con le aree protette del Sudafrica, che nascono per lo stesso motivo. In Sudafrica, durante il periodo coloniale, a un certo punto ci si è resi conto che si stava sterminando completamente la selvaggina, sono state create delle riserve di caccia e poi quando è emersa l'esigenza di conservare la natura, di conservare la biodiversità, molte di queste riserve di caccia sono diventate aree protette, ma con la stessa logica, cioè separare completamente con una recinzione la natura dal fattore di disturbo, cioè l'uomo che è all'esterno. E questa cosa ha funzionato fino a che non è cambiato il regime politico. E a questo punto, una volta che è arrivata la democrazia, sono emerse anche delle spinte per far sì che le popolazioni che erano state escluse dall'area protetta potessero ritornare dentro e riutilizzarla per la pastorizia, per l'agricoltura. Questo avrebbe significato la fine dell'area protetta. E quindi in questo momento lo sforzo importante delle aree protette sudafricane è quello di comunicare con le popolazioni limitrofe, fare capire che la presenza di un'area protetta non è una limitazione, ma è un beneficio. Ad esempio, recentemente le donne dei villaggi adiacenti all'area protetta, al Parco Kruger, il Parco Nazionale del Kruger, uno dei più importanti del mondo del Sudafrica, possono entrare dentro l'area protetta, chiaramente in sicurezza perché c'è anche la questione della presenza di grandi predatori, per raccogliere le grandi graminacee con cui tradizionalmente vengono costruiti i tetti dei villaggi. Oppure negli abbattimenti selettivi la carne viene condivisa con la comunità e siccome queste aree protette generano anche un importante flusso economico, le comunità locali possono beneficiare di questo mediante il fatto che gli vengono dati soldi per costruire scuole, per costruire strade. E poi c'è anche una migliore comunicazione, un coinvolgimento dei cittadini nelle attività dell'area protetta. Adesso c'è una nuova disciplina che si chiama Citizen Science, con cui le persone possono partecipare a attività di ricerca, attività di conservazione della biodiversità, perché questo ti consente di far sì che la tua esperienza dell'area protetta diventi tuo vissuto. E questa esperienza che stanno portando avanti nei parchi del Sudafrica può essere traslata anche a Castel Porziano, perché faccio un'ipotesi per assurdo, una cosa che non avverrà mai. Se si ipotizzasse a un certo punto che Castel Porziano non è più la residenza del Presidente della Repubblica, ed è un'area molto attrattiva dal punto di vista economico perché è vicino a Roma e quindi si decidesse di cambiarne la destinazione d'uso. Se tu sei riuscito a coinvolgere attivamente le comunità limitrofe, facendole partecipare alle attività della riserva, condividendone i benefici, facendogli vivere la riserva e quindi diventa parte del loro vissuto, saranno loro stesse ad opporsi a un qualche cambiamento in questo senso, al di là delle leggi, al di là di quello che possono essere le tendenze politiche. E questo è quello che stiamo cercando di fare all'Orto Botanico di Roma, che è un posto splendido al centro della città, nel quartiere Trastevere, che per molto tempo, essendo parte di un dipartimento universitario, è rimasta un'area un po' isolata, avulsa completamente dal contesto cittadino, essendo chiusa la domenica, i giorni di festa. E noi abbiamo cercato di cambiare questo stato di cose, cambiando anche la politica, di maggiore apertura, di maggior coinvolgimento dei cittadini nelle nostre attività, anche attraverso esperienze di Citizen Science. Questo perché l'idea che noi vogliamo portare avanti è che l'orto botanico debba diventare patrimonio vissuto della comunità, che sia lei stessa ad opporsi a qualunque tipo di cambiamento. Questo è uno sforzo importante che gli orti botanici e le aree protette devono fare se vogliono conservarsi, se vogliono effettivamente svolgere in maniera efficace quelli che sono i compiti per i quali sono stati istituiti.
Questo sforzo di apertura, di coinvolgimento delle comunità nelle attività e negli obiettivi per cui un orto botanico, per cui un'area protetta sono istituiti, è fondamentale, perché poi saranno le comunità stesse a difendere l'esistenza di queste aree protette o dell'orto botanico da eventuali cambiamenti di uso. Però c'è una riflessione da fare, perché chi ha la responsabilità di gestire un'area protetta, un orto botanico, deve svolgere già tante attività e magari il personale è limitato. Quindi questo sforzo di apertura, di coinvolgimento si può fare efficacemente soltanto se si coinvolgono in queste attività i privati, quindi con partenariati pubblico-privato, è quello che stiamo cercando di fare all'orto botanico. E la cosa interessante, sulla base della mia esperienza, è che il privato che inizialmente partecipa a queste attività perché ha un ritorno economico, poi diventa parte stesso del processo, cioè è lui che anche ti aiuta a svolgere questa attività di coinvolgimento dei cittadini, perché in fondo è l'unica garanzia che un'area protetta possa rimanere anche al mutare delle leggi, anche al mutare del contesto politico. Questo significa che ci vuole un profondo cambio di paradigma. Cioè l'area protetta non è più una zona che io devo proteggere dall'uomo che deve rimanere fuori, ma al contrario noi dobbiamo portare le persone dentro l'area protetta, dobbiamo fargli vivere delle esperienze memorabili che facciano parte del loro vissuto, dei loro ricordi, perché in fondo questa è l'unica assicurazione che noi abbiamo affinché queste aree rimangano in futuro ed è l'unica assicurazione che noi abbiamo affinché la biodiversità sia efficacemente protetta.